Bentornati a tutti in quello che è un video molto particolare. Possiamo considerarlo il seguito di quello del primo contatto. Se te lo sei perso, eccolo qui, vallo a recuperare, guardalo e poi torna qua a vedere come si conclude questa storia. In molti me l'avevate chiesto e in quanto avevo concluso la storia lasciando un'enorme aspettativa circa quello che sarebbe successo dopo la famosa stretta di mano, qualcosa che avrebbe cambiato l'intera umanità. E allora quale migliore occasione per continuare questa storia affascinante con qualcosa di vero o presunto vero? Aspetta, ma come può esserci qualcosa di vero se non c'è stato nemmeno il primo contatto? Starete sicuramente pensando in questo momento. Ebbene, dovete sapere che è esistito un progetto chiamato Crystal Night. Adesso ve lo spiego brevemente, ma voglio precisare subito che quello che a me interessa di questo progetto è la sua parte spettacolare, fantascientifica e cinematografica, di cui vi parlerò a breve. Per il resto di questo progetto, noto anche come Progetto Serpo, non esistono prove concrete che ne confermino l'esistenza. Molte delle informazioni infatti provengono da fonti anonime e non verificabili, come sempre del resto. Richard Doty è un ex ufficiale dell'Air Force e agente della FOSI, Air Force Office of Special Investigation, noto per la diffusione di disinformazioni sugli UFO, anzi direi proprio che è l'emblema di come la disinformazione possa essere utilizzata per manipolare la percezione pubblica sugli UFO e altri fenomeni inspiegabili. Insomma, lui è stato collegato alla promozione della storia del progetto Serpo, aumentando così il sospetto sulla sua veridicità. Quindi non prendiamolo troppo sul serio, però il racconto è davvero troppo affascinante ed era perfetto per il secondo capitolo della mia miniserie sul contatto alieno. E allora di cosa si tratta? Cosa è successo in questo progetto? Aprite bene le orecchie perché questa è roba tosta. Allora, si tratta di un progetto di interscambio umano-alieno. In sostanza, sempre secondo queste fonti anonime, nel 1965 12 umani sono saliti su un'astronave e sono andati a vivere per 10 anni su Serpo, un pianeta del sistema di Zeta Reticuli abitato dagli Evans, gli stessi alieni precipitati a Roswell, per poi tornare a raccontare tutto quello che hanno potuto imparare da questa esperienza: vita, tecnologia, ambiente, cibo, costumi, eccetera. I resoconti del capitano della missione contano 3000 pagine e, a seguito di un anno di interrogatorio in isolamento, almeno così dicono, ricche di dettagli affascinanti su costumi e usanze degli Evans, oltre che al viaggio in astronave attraverso un wormhole. E pertanto voi capite bene che non potevo non cimentarmi con la ricostruzione di tutto questo viaggio, andata e ritorno. Quindi in questo video vedremo esattamente che cosa hanno visto su Serpo. Se tutto questo è di tuo gradimento, io ti chiedo di lasciare almeno un like o un commento in modo da spingere questo video tra i consigli della piattaforma. Se poi ti va di sostenermi attivamente, perché comunque ritieni che il mio lavoro ti abbia appassionato, interessato, non so, incuriosito o almeno divertito, puoi farlo da oggi abbonandoti al canale ad una cifra enorme, addirittura 99 centesimi al mese, nemmeno un caffè. Siete tanti e se tutti mi date una mano potrei riuscire a aumentare la frequenza di pubblicazione senza abbassare la qualità dei contenuti. Questo perché potrei dedicarmi a tempo pieno a questo progetto. Come sempre io ti abbraccio e ti ringrazio per quello che vorrai fare. Purtroppo volevo creare un video unico, ma mi sono scontrato con il mio più grosso difetto, ovvero l'essere pignolo nel montaggio video. Questo aggiunto al fatto che la storia del progetto Serpo è davvero lunga e ricchissima di dettagli che non potevo e non volevo togliere in nessun modo, ma anzi dovevo rappresentare tutto al migliore dei modi, fondendo video, immagini, effetti speciali, eccetera, ho dovuto dividere questa storia in 2 puntate e speriamo non in 3. Ma ora torniamo al sodo. La fine dello scorso video si pone esattamente al punto in cui gli alieni scendono per accogliere gli umani e portarli su Serpo. Ma sono certo che ora sei curioso di sapere brevemente che cosa è successo prima di questo evento, che poi è la storia del progetto Serpo, che ripeto, anche se in prova contraria non ha nulla di vero, è innegabile che sia una trama per un film di fantascienza a dir poco perfetta. E allora, buona visione. Una base aerea altamente sicura, un colonnello fu condotto in un ascensore verso un livello sotterraneo. Lì, in una sala riunioni, trovò un gruppo di militari selezionati. Erano stati scelti tra centinaia di candidati per una missione speciale, altamente classificata. Meno di 60 persone al mondo sono a conoscenza di queste informazioni. Se riferite ciò che state per vedere oggi a chiunque non sia autorizzato, sarete accusati di alto tradimento.
disse il generale. I militari presenti erano stati scelti accuratamente tra centinaia di candidati dai massimi esponenti dell'aeronautica militare statunitense e della Defense Intelligence Agency su precise direttive del presidente Kennedy. La missione richiedeva un alto livello di segretezza e disciplina. I partecipanti dovevano essere pronti a sacrificare la propria vita privata per il bene della nazione e non dovevano avere legami familiari. Nel documento vengono assegnati dei numeri in codice ad ogni elemento dell'equipaggio. Il comandante della missione era il numero 102, il vicecomandante numero 203. I due piloti erano 255 e 308. I linguisti erano 420 e 475. Il biologo era 518. I due scienziati erano 633 e 661, i due medici 700 e 754 e sicurezza numero 899. Nella sala riunioni inizia la proiezione. Il filmato si apre con un messaggio chiaro per tutti i presenti. Un avviso di non divulgazione sotto pena di arresto. Inizia un conto alla rovescia. Le immagini sono state estratte da un vecchio film. Le prime immagini mostrano quello che sembra essere una ripresa del cielo stellato nel deserto. Improvvisamente appare una scritta sovrapposta lasciando tutti i presenti in uno stato di shock. 1947, Roswell, New Mexico, primo contatto segreto. Le immagini, seppur danneggiate, rivelano in modo inequivocabile i resti di un oggetto volante non identificato precipitato al suolo. Tra i detriti metallici e i frammenti di un'apparentemente avanzata tecnologia, emerge una scoperta sconvolgente. Una piccola creatura umanoide, in seguito denominata EBE-1, entità biologica extraterrestre numero 1. La creatura, di bassa statura e con grandi occhi neri, presenta caratteristiche fisiche che sfidano ogni immaginazione, allontanandola nettamente da qualsiasi forma di vita terrestre conosciuta. L'incidente di Roswell, lungi dall'essere un episodio isolato, si rivela essere parte di un fenomeno più ampio. Un secondo UFO viene ritrovato in prossimità della zona, confermando l'ipotesi di una possibile frequentazione extraterrestre del nostro pianeta. Dai relitti di entrambi gli oggetti volanti vengono recuperati componenti tecnologici di gran lunga superiori a qualsiasi cosa l'umanità fosse in grado di produrre all'epoca. EBE-1, unico sopravvissuto del suo equipaggio, viene sottoposto a una serie di rigorose analisi e test scientifici. Nonostante le difficoltà iniziali nella comunicazione, l'entità dimostra una sorprendente intelligenza e una capacità di adattamento. Grazie a un paziente lavoro di decifrazione dei suoi vocalizzi, gli scienziati riescono a stabilire un rudimentale dialogo. L'entità afferma due cose: di essere un semplice ingegnere di bordo e di provenire dal misterioso pianeta Serpo, situato nella costellazione di Zeta Reticuli a circa 40 anni luce dalla Terra, e di non essere il primo viaggiatore del suo genere. La rotta verso il nostro pianeta è molto frequentata poiché la sua specie visita la Terra ormai da migliaia di anni. A questo punto gli scienziati danno il nome alla razza di EBE-1, gli Ebens. EBE-1 spiega che tra i detriti che hanno recuperato c'è anche un prezioso dispositivo di comunicazione e le due parti raggiungono un accordo. L'entità fornisce agli umani tecnologia e conoscenza in cambio dei mezzi per riparare il dispositivo e ricontattare la sua specie. EBE-1 tenta di contattare il suo pianeta natale più volte, ma ogni volta senza successo. Fu solo nel 1952, collegando con successo il dispositivo di comunicazione alla fonte di alimentazione del veicolo spaziale, che fu possibile finalmente lo sviluppo di un canale di comunicazione stabile. Vengono inviati in totale 6 messaggi con successo. Le risposte ricevute sono pienamente comprensibili solo da EBE-1 e parzialmente tradotte da lui. Nessuno dei messaggi ricevuti fa riferimento al programma di scambio, ma solo a direttive per il salvataggio e per la data dell'incontro tra terrestri ed Ebens. Sfortunatamente, EBE-1 muore nell'estate del 1952 e da quel giorno le comunicazioni con Serpo cessano fino a 3 anni dopo. Gli scienziati insistono nel cercare di stabilire un rapporto pacifico per una visita sulla Terra degli Ebens.
Si scopre che il desiderio di una nuova visita e l'instaurazione di un rapporto diplomatico è reciproco, soprattutto perché gli abitanti di Zeta Reticuli hanno espresso la loro volontà di recuperare i resti dei loro compagni caduti. L'incontro si svolgerà in gran segreto, lontano da occhi indiscreti, al White Sands Missile Range nel New Mexico, il 24 aprile 1964. Il maggiore informa i presenti che, per garantire la segretezza assoluta della missione, le loro identità saranno cancellate dai registri ufficiali e sostituite con i numeri di 3 cifre. I loro documenti bancari e altri registri saranno censurati, rendendoli praticamente invisibili. Questa procedura, chiamata Ship Deep, li rende ufficialmente membri del progetto Crystal Knight. Due oggetti volanti non identificati di grandi dimensioni entrano nell'atmosfera terrestre. Un gruppo di 16 alti funzionari governativi e militari, la cui identità rimane segreta, accoglie i visitatori. Un gran numero di Ebens scende dagli aeromobili, portando con sé scoperte tecnologiche come doni per la Terra. Tra loro spicca Ebe 2, una figura femminile che parla inglese senza bisogno di traduzione. Ebe 2 mostra un oggetto rettangolare trasparente chiamato successivamente Yellow Book, che attivato mostra immagini dell'universo e parole. Questo artefatto descrive pianeti, stelle, serpo e la relazione storica tra Ebens e umani. Durante l'incontro, Ebe 2 spiega che gli Ebens desiderano posticipare la data dello scambio con gli umani e che in questo primo incontro vogliono solo recuperare i corpi dei loro compagni deceduti. 9 corpi crioconservati vengono consegnati, 4 dei quali sono stati sottoposti ad autopsia. Le parti concordano una nuova data e luogo per il programma di scambio, il 15 luglio nella sezione settentrionale del sito di test del Nevada. E qui facciamo una piccola deviazione rispetto al progetto SEP, perché mi voglio ricollegare al video del primo contatto, dandogli un seguito. Quindi il 15 luglio non andiamo in Nevada, ma andiamo nelle Crete Senesi, dato che a me piacciono più del Nevada. Inoltre, mentre il primo incontro era stato segreto, stavolta gli Ebens hanno deciso di rivelarsi al mondo, facendo captare dai nostri radiotelescopi un messaggio simile ma più complesso a quello che mandammo noi tempo fa. Ecco quindi che siamo giunti all'atterraggio, alla stretta di mano e alla partenza dell'equipaggio umano, ricollegandosi così alla storia del primo video. Questa storia nasce dai diari del capitano Skipper, dove ha appuntato tutto quello che ha visto e vissuto in questa esperienza. Nel video vengono proprio riportati i suoi appunti, gli Skipper Diary, che ci faranno da narrazione e guida costante, accompagnandoci fino alla fine di questo viaggio. Buona visione! I 12 membri del team attendono le direttive mentre diversi camion militari si preparano a scaricare ciò che sarà l'equipaggiamento e le forniture del gruppo. Nel documento ufficiale di inventario si riporta accuratamente tutto l'equipaggiamento e le forniture caricate a bordo, raggiungendo un peso totale di circa 90.500 libbre. Gli oggetti caricati vanno dall'equipaggiamento militare, all'equipaggiamento medico e di ricerca, ai rifornimenti per i prossimi 5 anni e a una serie di dischi in vinile per un semplice ma essenziale intrattenimento. Non ci sono dati affidabili sulle dimensioni di queste navi cargo, ma i rapporti affermano che l'intero equipaggiamento viene caricato su una sola delle 2 navi. Si era creato affiatamento tra i membri della missione durante l'addestramento. Il capitano era stato soprannominato Skipper ed ecco cosa riporta nel suo diario circa la partenza. Siamo pronti. È difficile pensare di esserci finalmente riusciti. Il team è motivato e freddo. Abbiamo caricato tutto e ci sta. Siamo davvero entusiasti. Nessuna riserva da parte di nessuno. Andiamo. L'interno dell'astronave è grande, ci sono 3 livelli. Penso che questo sia un veicolo navetta. Abbiamo immagazzinato il carico in un livello inferiore. Pareti dall'aspetto strano, sembrano essere dimensionali.
Ci sono 3 stazioni. 4 di noi si siederanno in ogni stazione. Ci sono solo panche, nessuna sedia. L'MVC dice che non abbiamo bisogno di nulla di speciale, nessun ossigeno o caschi. MTC ci ha detto le ultime parole, una preghiera. Saliamo sull'astronave EBE 475, è davvero nervoso. Il portello è chiuso, nessuna finestra, non possiamo vedere fuori. Tutti sono seduti nei rispettivi sedili sulla panca, nessun dispositivo di bloccaggio. L'astronave sta avviando i suoi motori, o quello che chiamano propulsori energetici. Sembra che ci stiamo muovendo. Ora mi sento davvero stordito. Non riesco a pensare chiaramente. Non sappiamo dove siamo, ma sembra che siamo tutti svenuti. Secondo il mio orologio da polso, ci sono volute circa 6 ore. Siamo volati nella grande nave. Ci sono molti Ebens che ci aiutano. Sembrano capire che siamo confusi. Il carico è stato scaricato in un unico grande movimento. Questa nave sembra l'interno di un edificio davvero grande. Il soffitto è alto circa 100 piedi in questa zona della nave. Non riesco a descrivere quanto sia grande. Ci sono voluti circa 15 minuti per raggiungere la nostra zona. Le sedie sono più grandi, ma ce ne sono solo 10. L'MVC è finalmente arrivato. Ci ha detto che inizieremo il viaggio presto. Ci stanno indicando che dobbiamo sederci sulle sedie. Non sappiamo cosa aspettarci da questo punto in poi. Non sono sicuro di quanto tempo siamo stati nei contenitori. Ci siamo seduti sulle sedie e un contenitore trasparente è stato posizionato sopra di noi e la sedia. Siamo stati isolati in questa bolla o sfera. Potevamo respirare bene e potevamo vedere fuori, ma ci siamo sentiti davvero vertiginosi e confusi. Penso di essermi addormentato o svenuto. Penso che questo sia un altro giorno, ma il mio orologio dice 1 ora da quando ci siamo seduti. 899 ha capito come uscire perché è in piedi. Ha aperto la mia sfera. Non sono sicuro se dovremmo uscire da questa cosa. 899 e io stiamo camminando per questa stanza. Inizialmente ci avevano detto che ci sarebbero voluti circa 270 dei nostri giorni. Ok, EBE è entrato e ha indicato le sedie. Immagino che dobbiamo tornare indietro e sederci. Il viaggio interplanetario pionieristico, con una durata prevista di 39 anni luce, secondo i dati riportati, sarebbe durato solo 270 giorni terrestri. Quindi, attraverso il calcolo, significherebbe una velocità media di crociera 40 volte la velocità della luce. Gli Ebens devono aver sviluppato una tecnologia capace di viaggiare attraverso la 4ª dimensione, il tempo, sfruttando quelli che conosciamo come wormholes. Il nostro registratore di date non funziona molto bene. Secondo 633, pensa che siamo in viaggio da 10 giorni, ma non ne siamo sicuri. Siamo stati confinati in questa stanza per tutto il tempo. Ci liberiamo in una sorta di piccoli contenitori di metallo che vengono svuotati di tanto in tanto. EBE ci porta cibo, il loro cibo. L'abbiamo provato e ha il sapore di carta. La loro acqua è di colore lattiginoso, ma ha il sapore di mele. EBE ci ha permesso di lasciare la stanza. Abbiamo camminato lungo un corridoio molto stretto per un lungo periodo di tempo, forse 20 minuti. Poi siamo entrati in una sorta di ascensore che si è mosso velocemente perché potevamo sentire il movimento. Siamo usciti in una stanza molto grande che conteneva molti Ebens seduti nei loro posti. Forse questo è il centro di controllo. Siamo stati in grado di girovagare senza che nessun Eben ci disturbasse. C'era una finestra, ma non potevamo vedere nulla. Era buio, ma potevamo distinguere linee ondulate, forse una sorta di distorsione nel tempo. MVC porta 4 di noi nella sala macchine, o come vogliono chiamare la stanza. Contiene contenitori di metallo grandi, molto grandi. Sono disposti in cerchio con le estremità di ciascuno che puntano verso il centro. Al centro di questi contenitori c'è una bobina di colore rame
o qualcosa che assomiglia a una bobina. C'è una luce brillante che brilla da un punto sopra verso il centro della bobina. Sentiamo un ronzio molto debole, ma nessun suono forte. 661 pensa che sia un sistema di materia negativa contro materia positiva. Sono di nuovo sveglio. Gli Ebens sono nella stanza. Sono uscito dal mio alloggio. L'Eben che parla inglese mi vede e gli chiedo se tutto il mio equipaggio sta bene. Non capisce bene. Indico l'equipaggio e dico 11. Dov'è il numero 12? Ebe poi indica un alloggio vuoto e dice: l'uomo della terra non è vivo. Il mio equipaggio cammina in uno stato di confusione. Ma cosa c'è che non va in loro? Ebe risponde: mal di spazio, ma non durerà a lungo. Ho detto a 208 di radunare tutto l'equipaggio. Abbiamo trovato 308 mancante. Era in una cassa di metallo, qualcosa come una bara. Ebe ci ha avvertito di non togliere 308. 899 vuole armarsi con una pistola. Ho detto: no, non abbiamo bisogno di armi. Nessun Eben è stato ostile verso di noi. Ebe è entrato, ci ha detto che il viaggio è quasi finito. Ci ha condotti nel corridoio. Siamo entrati nella stanza mobile e ci siamo spostati in un'altra parte della nave. MVC vuole che ci prepariamo per l'atterraggio. Penso che siamo quasi arrivati. 700 ci ricorda di indossare gli occhiali da sole una volta usciti. Abbiamo fatto le valigie e camminato lungo il lungo corridoio. Abbiamo viaggiato per un minuto, poi una porta si è aperta. Siamo in una grande stanza con molte piccole astronavi immagazzinate lì con il nostro equipaggiamento. Improvvisamente una grande porta si apre. Che cosa li aspetterà fuori dalla nave? Chi li accoglierà? Come sarà il pianeta Serpo? Ci saranno animali o piante? Cosa mangeranno? Cosa ne sarà di 308? Come faranno a tornare a casa? A tutte queste ed altre domande risponderemo presto.